Ciao a tutti, amici dei gemelli. Benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, creatività e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di voi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche generali per la prima parte di marzo. A metà mese poi pubblicherò la seconda parte delle previsioni. Come ricordo sempre sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo potete ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare. In descrizione trovate il mio contatto mail e un video che parla proprio di come integrare i messaggi dei 3 oroscopi. Bene. Mostrami, gemelli, energie generali, grazie. Wow. Abbiamo la morte, amici dei gemelli, quindi qui si parla di quello che è un periodo di rinascita, un periodo di rinnovamento. Per qualcuno ci si trova davanti alla necessità di tagliare, probabilmente con qualche vecchia abitudine, con una situazione in particolare, con una persona, magari c'è qualcuno che decide di cambiare lavoro. Andiamo a vedere nello specifico perché abbiamo la carta della morte qui per voi. Andiamo a vedere che cosa ci vogliono raccontare i tarocchi oggi. Ok, allora cominciamo subito con un re di bastoni. Re di bastoni mi fa pensare subito a quello che è una situazione per certi versi di potere, di stabilità, è comunque un re, può anche far riferimento, adesso andiamo a vederlo man mano che tiriamo giù le carte, potrebbe far riferimento a quello che è l'energia che vi lasciate indietro con questa morte, ok? Andiamo a vedere che altro vi dicono. Perché comunque il re di bastoni fa riferimento a una persona molto carismatica, a una persona affascinante, ad una persona che sa come gestire quello che sono, le proprie risorse, mi verrebbe da dire. Continuiamo poi con quello che è una, stella al contrario e un 6 di spade. Io qui sento che c'è qualcuno che per certi versi non ha più tanto le speranze, ha perso un po', uhm, sì, la speranza, perché comunque la stella al contrario parla anche di quello, no, parla di quello che è il divino, il destino, parla di quello che sono i sogni e qui sento che c'è qualcuno che è un po' come se avesse quasi, quasi gettato la spugna. Anzi, vi dico che con questo 6 di spade c'è forte il desiderio di andarsene, di lasciarsi indietro questo tipo di energie ed è per quello probabilmente che abbiamo lì la morte. L'asso di spade parla di quello che è un qualche tipo di taglio che non si riesce a fare, o potrebbe anche far riferimento a quello che è una vostra confusione mentale. Abbiamo poi anche wow, asso, il matto che parla è una carta numero 0, parla della chiusura di un ciclo diciamo e dell'inizio di un ciclo nuovo e idem il mago, parla della fine di un ciclo e dell'inizio di un ciclo nuovo. Quindi quello che sento io con queste altre 2 carte è che per certi versi, anche se qui avete perso le speranze, le carte incitano ad avere fiducia in quello che è la vita, a fare quello che è un salto anche in avanti, no, perché comunque avete la carta del mago e il mago dice che avete tutte le potenzialità, tutte le risorse, tutte le carte in regola per creare il tipo di realtà che voi volete. Terminiamo la stesa con un 7 di bastoni come a dirvi che sì, dovrete un attimino cercare di farvi le vostre ragioni, dovrete cercare di combattere, se vogliamo, con quelle che potenzialmente potrebbero essere, le energie esterne, okay, che potrebbero essere altre persone oppure, quelle vocine che ci arrivano nella nostra testa e che in realtà sono magari paure piuttosto che credenze di altri, okay, e che quindi magari non servono. Andiamo a vedere nello specifico perché abbiamo okay, grazie. Un'altra volta la morte abbiamo e il Papa al contrario. Sì, sento che potrebbe far riferimento a un qualche tipo di contratto, nel caso per voi risuonasse, diciamo così, come una stesa di lavoro, potrebbe far riferimento a un qualche tipo di riconoscimento che non viene, dato, un qualche tipo di promozione, di aumento di stipendio. Sento che c'è una sorta di, come vi posso dire, è come se non si riuscisse a mediare tra quello che è la propria non si riuscisse a trovare quello che è un compromesso, se vogliamo.
Andiamo a vedere la stella al contrario, per piacere, grazie. Abbiamo un cavaliere di pentacoli e, un 6 di coppe. Allora qui potrebbe far riferimento, se fosse per voi una stesa di lavoro, a, qualche tipo di desiderio, qualche tipo di obiettivo che si avvicina in modo molto lento con le energie di questo cavaliere di denari. Magari è un obiettivo al quale ci state lavorando da una vita, da tantissimo tempo e vedete che comunque le cose non vanno avanti magari come voi vorreste. Per qualcuno questo cavaliere di denari potrebbe rappresentare una nuova persona che entra, potrebbe essere una persona del passato, potrebbe essere anche, una situazione, okay, che magari ritorna. Sento che comunque voi avete bisogno o sentite l'esigenza di dovervi staccare, di dovervi, muovere da questo tipo di situazione e difatti abbiamo una torre e il 9 di spade. Quindi io qui sento che c'è qualcuno che veramente ha bisogno di fare quello che è un lavoro con l'ego. Bisogna far morire l'ego. Fondamentalmente la morte è qua per quello. Vi sta, diciamo così, illuminando su quello che non vi serve più, su quello che non vi fa più progredire come anime, come crescita personale, come crescita spirituale. Sento che qui, è per quello anche che abbiamo il Papa al contrario, perché in effetti non c'è quello che è una reale crescita, okay? Sento che comunque anche la stella fa riferimento a quello che è il destino, no, e quindi è un po' come se ci fosse un qualche cosa che voi dovete un qualche tipo di passaggio che voi dovete comunque, affrontare per riuscire in qualche modo a crescere. Andiamo a vedere c'è un qualche tipo di sofferenza con il 9 di spade, un qualche tipo di dolore, un qualche tipo di situazione, diciamo così, tremenda, burrascosa, che dovreste affrontare. Cioè io sento che per andarvene, per allontanarvi da questa tipo di situazione, da questo tipo magari di persona, dovete smuovere il mondo, dovete cambiare completamente la vostra realtà. È probabilmente un po' quello che vi spaventa. Andiamo a vedere l'asso di spade per piacere, grazie, 2 carte. Okay. Abbiamo il 6 di spade un'altra volta e il 7 di pentacoli, quindi per certi versi è un po' come se le carte vi dicessero: "Okay, fai un attimo chiarezza mentale prima di prendere delle decisioni, prima di andartene, aspetta un attimo, cerca di valutare, schiarisciti prima le idee", perché comunque c'è questa fase di crollo, se vogliamo, dell'ego piuttosto che delle sicurezze, okay? Quindi, prima di tutto io credo che sia importante cercare di valutare le cose da un altro punto di vista, aspettare un attimo, vedere come si muove un attimino la questione, aspettate magari un po' di tempo, e cercate di creare quello che è la chiarezza mentale di cui mi parla l'asso di spade. Andiamo a vedere il matto. Allora, il matto è spiegato da un 8 di spade e da un 3 di bastoni. Allora, quello che vuole dirvi il matto in questo senso è di smetterla, se vogliamo, di farvi tutti questi pensieri, tutti questi sensi di colpa, tutti questi rumini mentali e di pensare con fiducia al futuro, di guardare con fiducia al futuro. Il matto parla proprio di quello che è fare il salto di fede, fare il salto, avere fiducia nella vita, avere fiducia in quello che è il potere divino, okay? E comunque vi ricordo, adesso andiamo a vedere il mago, che comunque con il mago, le carte vi dicono che voi avete completamente tutte le carte in regola per creare il tipo di realtà che voi volete. Allora, il mago è spiegato da un cavaliere di bastoni al contrario, di nuovo da un asso di spade. Di nuovo quello che è la confusione mentale e che secondo me non sapete non capite bene in che direzione andare, È come manca il carro, ma sento per certi versi che potrebbe esserci un carro al contrario, perché è come se, aveste avuto quello che era un obiettivo, un sogno, uno scopo che in realtà non è andato come voi volevate. Vi siete resi conto che non funzionava più questo tipo di situazione o di relazione e in questo momento sentite l'esigenza di andarvene, ma non avete ancora abbastanza chiarezza mentale, per qualcuno non si ha ancora abbastanza fiducia in se stessi per fare il salto di fede, per andarsene, per, come dice il 3 di bastoni, raggiungere porti lontani. Okay, abbiamo anche un cavaliere di bastoni al contrario, quindi una reale azione non c'è. Io sento che è ancora molto un lavoro di è ancora se come vi doveste è ancora se vi aspettate, mi sono incarzata. È come se doveste ancora convincervi del fatto che ce la possiate fare. Andiamo a vedere il
7 di bastoni, per piacere, grazie. Abbiamo un 3 di coppe e di nuovo la stella al contrario. Non date retta agli altri fondamentalmente. Il 7 di bastoni vi dice: rimanete su quelle che sono le vostre convinzioni, lottate per quello che volete, okay, e lasciate stare quello che sono le aspettative, i desideri e i sogni degli amici o delle persone che magari vi stanno vicino. Cioè, nel senso, filtrate sempre bene i consigli che vi vengono dati, perché ognuno comunque ve li dà con quello che è la propria esperienza personale. Se voi chiedete un consiglio su una nuova attività ad una persona che ha sempre solo fallito, a parte che non vi saprà dare consigli, vincenti, perché nel senso, non ne ha da darvi, e poi comunque sarà una persona che vi dirà: "No, ma lascia stare, tanto va sempre male, io ho provato un sacco di volte". Quindi ci sarà, diciamo, quello che è, una sorta di inquinamento a livello del consiglio, perché vi porterà la loro situazione personale. Quindi voi andate dritti per la vostra strada, non vi fate influenzare, cercate di capire voi stessi che cosa c'è da lasciare indietro con questa morte e come potete rinascere nuovi, perché vi ricordo che avete il mago, quindi le potenzialità di creare la realtà che voi volete, la relazione che voi volete, la situazione, la famiglia che voi volete, ce l'avete. Quindi si tratta solo un attimino di fare un po' di chiarezza mentale, io sento, su che cosa tagliare, su che cosa non vi serve più o su che cosa addirittura vi potrebbe far male, Diciamo, mi dicono portare lontano da voi stessi, quindi cercate di rimanere sempre centrati su quello che siete voi. Bene, andiamo a vedere con Osho il cosciente e l'incosciente, quindi quello che si vede e quello che non si vede. Io intanto vi ringrazio per il vostro supporto del canale e se volete supportarmi, a me fa piacere, potete lasciare un like, potete iscrivervi se non l'avete ancora fatto, potete condividere, potete lasciare un commento. Bene, cosciente e incosciente, 2 carte per gli amici dei gemelli, per piacere, grazie. Ne sono uscite tante. Allora, se ne è girata una, questa la prendiamo. Compromesso. Ok. E repressione. Quindi, probabilmente qualcuno è cosciente del fatto che si debbano, diciamo così, fare o che si debba sottostare, tra virgolette, a quelli che sono dei compromessi, ok? Ehm, è un po' come se la sento come una credenza limitante, come se dicesse: "Non si può avere tutto dalla vita". Questa è una credenza limitante. Quindi cercate di elaborare questa credenza limitante perché, a furia di credere così è vero, perché noi creiamo quello che crediamo, se si continua a credere che non si può avere tutto dalla vita, si continuerà a creare quel tipo di realtà, quindi non si avrà mai tutto dalla vita e si continuerà a stare in questa sorta di compromesso: "Per avere questo devo sacrificare questo". Ma non è sempre così. Repressione. Qui sento che c'è qualcuno che non si rende conto di quanto sia pesante questo tipo di situazione, di quanto sia necessaria questa carta della torre, okay? Qui avete un 9 di spade, qui avete un 10 di bastoni, che anche questo parla dei pesi, dei pensieri, dei sensi di colpa. Quindi sento che c'è qualche cosa che vi opprime più di quello che voi stiate effettivamente realizzando. È come se parte di questa repressione per voi facesse parte del gioco, no, cioè devo subire così tanto per avere questo, cioè no, anche no, non è necessario, okay. Bene, andiamo a vedere un messaggio da parte delle fatine. Un messaggio in chiusura per gli amici dei gemelli, vediamo che cosa vi dicono. Okay. Abbiamo disponibilità e questa fatina ha le braccia aperte, quindi si tratta proprio di aprire le braccia, aprire il cuore, non solo agli altri, ma anche a se stessi. Disponibilità ad accettare anche l'abbondanza che entra, l'amore che entra, il fatto che si meriti amore, che non bisogna sempre scendere a compromessi. E centratura. Wow! Centratura è un po' quello di cui mi parla, se vogliamo, l'asso di spade. Rimanete centrati su vi stessi, fate un ordine mentale, rimanete focalizzati su quello che è il vostro cuore.
Wow! Bellissima stesa, devo dire. Cari amici dei gemelli, intensa, quindi ricordatevi di non farvi prendere dallo sconforto in questa parte della stesa, ricordatevi che qua avete tutte le carte in regola per iniziare quello che è il tipo di realtà che voi volete vivere, ok? Ehm, rimanete focalizzati, centrati, centratura, rimanete focalizzati e centrati su quello che è il vostro obiettivo, su quello che è il vostro scopo, su quello che volete raggiungere, insomma. Bene, io spero che la lettura in qualche modo vi sia d'aiuto. Io vi ringrazio tanto per il tempo che avete trascorso qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.